e benvenuti ad una nuova lezione di italiano. In questa lezione vedremo due verbi molto importanti, il verbo essere e il verbo avere. Siete pronti? Cominciamo! Come vi ho già detto, oggi vedremo due verbi molto importanti, essere e avere. Questi due verbi sono molto importanti perché sono dei verbi ausiliari che utilizziamo quando dobbiamo usare il passato più frequente in italiano, il passato prossimo. Inoltre, entrambi questi due verbi sono dei verbi irregolari. Che cosa significa questo? Questo significa che loro cambieranno completamente durante la coniugazione, quindi cambierà tutto, sia la parte iniziale, quindi la radice, sia la parte finale del verbo, quindi la desinenza. Cominciamo ora a vedere il primo verbo, il verbo essere. Il verbo essere significa to be e questa è la sua coniugazione. Io sono, tu sei, lui o lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. In generale, in italiano spesso non utilizziamo i pronomi personali soggetto. Perché? Perché i nostri verbi cambiano ogni volta e per questo motivo noi capiamo a chi si riferisce l'azione grazie a questo verbo. Come potete vedere qui nella coniugazione del verbo essere c'è un'unica eccezione che è rappresentata dalla voce verbale sono. Infatti, come potete vedere, c'è io sono e loro sono. Ma come vedrete anche in seguito, questa è l'ultima eccezione perché in genere nelle coniugazioni dei verbi ogni voce verbale cambierà sempre. Vediamo insieme qualche frase, così capite meglio. Io sono Ilaria. In questo caso potrei anche dire sono Ilaria, senza usare il pronome personale soggetto. Tu sei mio amico. Anche in questo caso io posso omettere il tu, dicendo solamente sei mio amico. Lui è molto bello. Anche in questo caso potrei dire semplicemente è molto bello. In questo caso capite che mi sto riferendo ad un ragazzo, ad un uomo, perché? Perché l'aggettivo bello termina con la lettera O. Lei è molto bella. Anche in questo caso posso evitare di usare il soggetto. È molto bella. Stessa cosa per la frase precedente, in questo caso ci riferiamo ad una donna, ad una ragazza, perché la finale dell'aggettivo è la lettera A. Noi siamo amici. Oppure potrei dire semplicemente siamo amici. Voi siete molto bravi. Oppure solo siete molto bravi. E l'ultima frase, loro sono simpatici. Oppure semplicemente sono simpatici. Ecco, anche in questo caso, anche se non mettiamo loro, voi capite che ci riferiamo a più di una persona, quindi il soggetto non posso essere io, proprio perché l'aggettivo termina con la I. Quindi ci riferiamo ad altre persone e più di una persona. Andiamo avanti e vediamo ora la negazione. La negazione in italiano è molto semplice. Basta semplicemente inserire il non tra il soggetto e il verbo, se stiamo usando il soggetto, oppure semplicemente inserire
la negazione, quindi il non prima del verbo. Vediamo insieme questa negazione nella coniugazione del verbo essere. Io non sono. Tu non sei. Lui, lei non è. Noi non siamo. Voi non siete. Loro non sono. Ovviamente potete utilizzare la negazione anche senza usare necessariamente il pronome personale soggetto. In questo caso la negazione sarà non sono, non sei, non è, non siamo, non siete e non sono. Vediamo ora l'uso della negazione con alcune frasi. Io non sono spagnola o semplicemente non sono spagnola. Tu non sei mio fratello oppure solo non sei mio fratello. Lei non è bionda oppure solo non è bionda. Lui non è biondo oppure solamente non è biondo. Noi non siamo parenti oppure solo non siamo parenti. Voi non siete bassi oppure anche in questo caso possiamo mettere il soggetto dicendo non siete bassi. E l'ultima, loro non sono alti oppure semplicemente non sono alti. Vediamo ora la forma interrogativa in italiano. Formulare le domande in italiano è molto semplice perché la loro struttura è come quella della forma affermativa. Quindi facciamo alcuni esempi. Se io voglio affermare qualcosa, per esempio dire io sono italiana, lo scriverò in questo modo, con soggetto, verbo e il complemento dopo. Se io invece voglio chiedere qualcosa, io dirò io sono italiana. Quindi, come potete vedere, la mia intonazione cambierà ed aggiungerò alla fine della frase il punto interrogativo. Se io voglio rispondere a questa domanda, io dirò sì, io sono italiana. Quindi, come potete vedere, io mantengo inalterata la stessa struttura, quindi le parole, i componenti della frase saranno gli stessi e anche nello stesso ordine. Proviamo ad esercitarci un po'. Se io volessi chiedere ad ognuno di voi, tu sei italiano? Provate a rispondere. Se la risposta è sì, voi direte sì, io sono italiano. Se invece la risposta è no, direte no, io non sono italiano. Oppure semplicemente, come abbiamo visto prima, non sono italiano. Quindi utilizzerete il non che serve a negare tra il soggetto e il verbo, oppure direttamente prima del verbo se decidete di non usare il soggetto. Se vogliamo dare, anzi se volete dare una risposta più esaustiva, potete anche dire da quale nazione provenite. Per esempio, potete dire no, io non sono italiano. Io sono argentino, australiano, americano.
se siete dei ragazzi e ovviamente se provenite da queste zone. Se invece siete delle ragazze, direte: no, io sono argentina, australiana, americana. Ok? Quindi questo vi riporta a quanto abbiamo visto nelle lezioni precedenti sull'accordo e sulla sua importanza. Se invece dovete usare gli aggettivi che terminano con la E per indicare da dove venite, potrete dire: no, io sono inglese, oppure io sono giapponese. Ricordatevi che gli aggettivi che finiscono con la E, così come i nomi che finiscono con la E, al singolare finiranno sempre con la E sia per il femminile che per il maschile. Quindi, se siete delle ragazze, potrete dire: io sono inglese. Così pure se siete dei ragazzi, direte lo stesso: io sono inglese. Ok? Tutto chiaro?